Costruita sulla riva del Tamigi, la Torre di Londra è uno degli edifici più antichi arrivati ai giorni nostri e dal 1988 è patrimonio dell'umanità. La sua costruzione inizia nel 1066, quando al potere c'era re Guglielmo il Conquistatore. Al centro la Torre Bianca, tutto intorno una fortificazione con 2 anelli di mura e in mezzo, dove un tempo c'era l'acqua del fossato, oggi troviamo un prato verde. Gli Yeoman Warders erano le guardie personali del sovrano e oggi sono i guardiani della torre. Sono circa 40 e vivono con le loro famiglie nella torre in alloggi riservati. Sono conosciuti come beefeaters, ossia mangiatori di carne, e oggi, nelle loro divise rosse, fanno le guide turistiche. All'inizio della visita è possibile seguire la guida per circa un'ora, ma volendo visitare la torre in autonomia si può avere un'audioguida appena passato l'ingresso principale. Il Traitor's Gate, o Porta dei Traditori, è il passaggio tra il fossato e la torre attraverso il quale i traditori arrivavano in barca per poi essere imprigionati. Sopra la porta si sviluppa il palazzo medievale, dove si possono vedere alcune stanze di reali vissuti in passato, come il trono di Enrico III e la camera di Edoardo I, dove si vedono grosse travi di rinforzo, perché sul tetto c'erano molti cannoni e il re temeva che il soffitto non reggesse il peso. Passato l'anello di recinzione, scendiamo l'angusta rampa di scale della Bloody Tower, dove sono stati imprigionati i giovani principi Edoardo e Riccardo, poi uccisi dallo zio Riccardo III, per evitare che rivendicassero il trono. Ora siamo nel cuore del complesso, con al centro la Torre Bianca, la prima fortezza in pietra in Inghilterra, considerata inespugnabile. All'interno vi sono esposte le armi e le armature appartenute ai reali, ovviamente tutte fatte su misura. In effetti, nei secoli la torre è stata usata più come armeria che come residenza reale. La cappella di San Giovanni risale al 1080, ha un soffitto a volta sorretto da 12 colonne in granito ed è la chiesa più antica di Londra. Voluta da Guglielmo il Conquistatore, è da oltre 900 anni un luogo di preghiera per i reali. La reputazione della torre è sempre stata che fosse un luogo di detenzione e tortura, ma furono giustiziate qui solo 22 persone, perché oltre 100 furono uccise sulle colline, fuori dalla torre, con esecuzioni pubbliche. Furono rinchiuse sicuramente qui le regine Anna Bolena, Elisabetta I e Lady Jane Grey, ma anche Guy Fawkes, responsabile della congiura delle polveri. All'esterno della torre un bel giardino la separa dalle case un tempo usate come magazzini e in un angolo, dove fu decapitata con una spada Anna Bolena, una bella scultura in vetro vuole ricordare tutte le persone che sono state condannate a morte in questo luogo. A fianco il Waterloo Block è un edificio di costruzione più recente che custodisce la preziosa collezione di gioielli della corona dal 1600 in questo palazzo. Purtroppo all'interno non si possono fare riprese, ma vi assicuriamo che la bellezza di questi gioielli supera ogni aspettativa e vengono ancora usate nelle cerimonie reali importanti.
Incredibile. Pensavo fosse balsamato questo io. No, è vivo. Guarda che muove l'occhio. Mentre i turisti scattano foto con i loro cellulari, il corvo, un animale molto intelligente, ostenta calma e un atteggiamento tranquillo. Un cartello avverte di non avvicinarsi troppo e soprattutto di non dargli da mangiare. Loro infatti mangiano già 2 volte al giorno e la sera vengono rinchiusi nelle loro gabbie, mentre di giorno girano liberi. Se nessuno li importuna, non sono affatto pericolosi. Un'antica credenza dice che se i 6 corvi che vivono nella Torre di Londra dovessero morire, cadrebbero la Torre di Londra e il Regno Britannico. Oggi nella torre ci sono 6 corvi più 2 di riserva, che vengono accuditi dai Raven Master. Proseguendo la visita sul cammino di Ronda, si ammira una vista magnifica sul Tamigi e le sue bellezze e si passa di torre in torre. In questa, per esempio, si vedono gabbie e fotografie di bestie in libertà, che nel 1800 vivevano nella Torre di Londra. C'erano centinaia di animali, come scimmie, leoni, elefanti e addirittura un orso polare che di tanto in tanto nuotava nel Tamigi. Nel quartier generale dei fucilieri, oggi un museo, vengono custodite armi e divise dei militari, che avevano il compito di difendere la fortezza. For my niece, I'm no troublemaker, am I then? Too many taxes for his war with France. This was the time. This was the time of the 100 Years' War, which lasted. I'll just check there. Fino al 1729 l'unico collegamento tra la Torre di Londra e la sponda opposta del Tamigi era il London Bridge, già costruito dai Romani. Oggi noi vediamo la versione del 1973 ed è il ponte più antico di Londra. A pochi minuti a piedi dalla Torre di Londra, il Tower Bridge è un ponte mobile costruito nel 1800 e diventato in breve il simbolo della città. Le 2 torri con le passerelle di collegamento sostengono il meccanismo che oggi solleva il ponte in soli 90 secondi per il passaggio delle navi. Salendo sulla torre nord, in ascensore o a piedi, troviamo un museo che ci racconta la storia della costruzione del ponte e con pochi passi ci troviamo sulla passerella a 42 metri di altezza dal fiume. Da qui si ammira un bel panorama sul fiume e su tutti gli iconici grattacieli della City. E camminare sulla passerella in vetro con le macchine che scorrono ci dà un piccolo brivido. Scendendo dalla torre sud, scopriamo simpatiche ricostruzioni del cantiere dell'epoca, con operai che lavorano. E poi dobbiamo uscire, per accedere all'esposizione della vecchia sala macchine. Seguiamo il percorso azzurro e troviamo la sala delle caldaie per la produzione del vapore, che alimentava i motori per il sollevamento, come questa pompa ancora ben conservata.
Il funzionamento era davvero ingegnoso. Le pompe azionate a vapore pompavano acqua dal Tamigi e riempivano 2 serbatoi come questo. Quando l'operatore voleva alzare i ponti, apriva le valvole che scaricavano l'acqua, con una pressione tale da muovere il meccanismo idraulico. Anche se i motori originali usavano vapore, oggi il sistema è stato convertito ad alimentazione elettrica. Nel 1900 il ponte veniva sollevato 30 volte al giorno e ci lavoravano 80 persone. Oggi invece il ponte viene aperto 30 volte a settimana e impiega circa 12 persone. I cavi portanti verniciati di azzurro danno un tocco elegante alla struttura, che è fondamentale per il collegamento delle 2 sponde del Tamigi. E lungo il Tamigi si possono fare anche belle passeggiate, respirando un'atmosfera moderna con splendide viste sulla City e apprezzando i profumi e i colori del cibo preparato al momento ed esposto con cura nelle bancarelle che invitano ad un assaggio a qualsiasi ora della giornata. Proseguendo la passeggiata si arriva alla Hayes Gallery, che nel 1800 era un molo coperto, per le barche che arrivavano da tutto il mondo con merci esotiche che scaricavano qui nei magazzini. Oggi le banchine non ci sono più e i magazzini sono stati trasformati in negozi di lusso e in questa luminosa galleria è piacevole pranzare o fare shopping sia in estate che in inverno. A ricordo del passato di questo molo c'è oggi una bella scultura in bronzo, chiamata The Navigators. I mosaici a Londra sono molto diffusi e alcuni hanno colori brillanti come questo realizzato alla base dell'edificio più alto di Londra. The Shard è la scheggia in vetro e acciaio di 309 metri per appartamenti, hotel e negozi. Inaugurato nel 2012, è stato progettato da Renzo Piano. Il Borough Market è uno dei mercati alimentari più frequentati di Londra e visitarlo è un'esperienza unica. È un insieme di culture e storie diverse. Vi sono venditori provenienti da ogni angolo del mondo e i visitatori si muovono tra le bancarelle estasiati dall'offerta di cibo e dal contesto multiculturale. Alcuni sono intenti a fotografare la bellissima struttura in stile Liberty del XVIII secolo, ma qui le bancarelle esistevano già da molti secoli. Entrando nel mercato si è subito avvolti da un'esplosione di colori. Le bancarelle espongono prodotti freschi e variopinti, frutta e verdura, erbe aromatiche e molte varietà di spezie. L'aria è impregnata di profumi di pane fresco, carne alla griglia, spezie esotiche e specialità inglesi come i pie, tortine salate ripiene di carne e verdure. I formaggi sono uno dei pezzi forti del mercato, dove trovarne una ricca selezione, dalle forme stagionate a quelli più morbidi, e ogni varietà ha il suo profumo distintivo, da far venire l'acquolina in bocca. Questo mercato arricchisce la cultura gastronomica dei suoi visitatori.
sia londinesi che turisti. Ed uscire da qui senza cedere alla tentazione di assaggiare qualcosa è praticamente impossibile. Ritorniamo verso il Tamigi e troviamo lo Shakespeare's Globe, una fedele ricostruzione del Globe, il teatro del 1600 dove si rappresentavano le opere di Shakespeare e che in seguito fu distrutto da un incendio. È un particolare teatro aperto con un palco centrale e tutto intorno le gallerie e gli spazi per il pubblico sia seduto che in piedi. Oggi le rappresentazioni sono solo estive e volendo partecipare è consigliato un abbigliamento adeguato per la pioggia. Situata sulla riva del Tamigi, la Tate Modern è una delle gallerie d'arte contemporanea più visitate al mondo ed è gratuita. Inaugurata nel 2000, è ospitata in una ex centrale elettrica e questa riconversione ha mantenuto molti elementi industriali dell'edificio originale, arricchendo gli interni con arredi moderni che la rendono un ambiente unico. La collezione dei quadri comprende opere di artisti di fama mondiale, come De Chirico, Modigliani, Picasso, Matisse e molti altri, offrendo una visione dell'evoluzione artistica del XX e XXI secolo. Ma la Tate non è solo un museo, è un luogo di incontro sociale e culturale, con spazi offerti a tutti per sperimentare la propria vena artistica. Inoltre è possibile salire al 10° piano per ammirare dall'alto alcuni spettacolari edifici in città. Ma la vista più emozionante è sicuramente quella della cattedrale di St. Paul. E allora eccoci qui sul Millennium Bridge, il ponte pedonale sospeso di circa 300 metri, aperto nel 2000 per celebrare il nuovo millennio. Progettato da Norman Foster, ha una particolare forma con cavi in acciaio e piano in alluminio, per un aspetto avveniristico. E ci permette di arrivare in poco tempo alla cattedrale di St. Paul. Dopo il grande incendio di Londra, che distrusse la precedente cattedrale, questa ricostruzione è iniziata nel 1675 e terminata dopo più di 30 anni. Secondo il progetto di Christopher Wren, che si ispirò alla cattedrale di San Pietro a Roma. La navata centrale è un autentico capolavoro, con soffitto a volta che culmina con una cupola alta 111 metri, seconda in grandezza solo dopo la cupola di San Pietro e affrescata all'interno con scene di vita di San Paolo. A lato della navata non passa inosservato il grandioso memoriale al Duca di Wellington, un'opera che ha richiesto un lavoro di oltre 50 anni. E da questo pulpito anche Martin Luther King ha fatto un sermone nel 1965. Proseguendo lungo la navata laterale arriviamo al coro, in legno di quercia intagliato, che viene usato dai coristi e dai celebranti durante le funzioni. E l'altare maggiore, con il suo poderoso baldacchino, è il punto focale della cattedrale. Nella cripta vengono custodite alcune tombe di personaggi illustri della storia inglese, ma anche centinaia di memoriali dedicati a persone che si sono distinte per le loro opere, ma che sono sepolte altrove.
La tomba dell'ammiraglio Orazio Nelson è sicuramente fra quelle più importanti, ma anche questa in granito della Cornovaglia, dove riposa il duca di Wellington, un altro valoroso eroe di guerra. La cancellata in fondo alla cripta, invece, ricorda il funerale di Stato celebrato qui nel 1965 per Winston Churchill, che è stato poi sepolto vicino ad Oxford. Nella cripta ci sono molte altre pietre tombali, ma non dimentichiamo che la prima persona ad essere stata sepolta nella cattedrale è colui che l'ha progettata. Ora dobbiamo salire circa 160 gradini per arrivare alla Galleria dei Sussurri e vedere la navata dall'alto. E poi proseguiamo la salita fino alla Stone Gallery per ammirare ancora una volta il panorama di questa città che ci emoziona ogni giorno con i suoi tesori.